Sono arrivato dal Veneto fino in Sicilia, in questo paesino, Casteltermini. È qui, in questa vecchia villa siciliana, che ho incontrato una persona alquanto interessante. Lui è Giuseppe Petix. Lui ora è un monaco, ma nella sua vita ha fatto molto altro. Casteltermini circola il nome dell'attuale vice sindaco Giuseppe Petix. Sono in doppia veste perché rappresento anche il mio comune, il comune di Casteltermini, che è voluto essere presente a questa manifestazione. Qualora loro comprendono questo bisogno di parlare, noi siamo a loro completa disposizione. Giuseppe è stato al centro di politica, attenzioni del paese, della Sicilia, della regione, quindi è stato al centro di molti ruoli importanti all'interno della società, diciamo. Ma come mai una persona di politica, dopo tanto lavoro e sacrifici, finisce a diventare monaco? Oggi Giuseppe non è più solo Giuseppe, oggi è Padre Leone. Quindi per una persona che fa una scelta di vita del genere, cosa può essere il cambiamento? Sono andato da lui, nel suo paese, nella sua casa, per scoprirlo. Leo, dove sei stato? Cornuto. Io ogni sera, quando mi guardo allo specchio, prima di andare a coricare, mi chiedo, ma chi sono realmente? Ma non perché io devo interpretare dei ruoli specifici, ma perché a volte nella vita ci sono state delle cose che mi hanno segnato più di altre e pertanto magari riesco a capire quale parte della mia vita mi ha segnato e quale parte io ho addossato nella mia personalità. Cioè, io a volte ho degli atteggiamenti che sono la risposta a una determinata situazione che ho vissuto. Ogni mia ruga è, così come ogni mio stato d'animo, è la risposta a qualcosa che ho vissuto in questa vita. Una volta mi hanno fatto una domanda, dice quale personaggio storico tu vorresti rappresentare? Eravamo un gruppo, c'è chi voleva essere Napoleone, chi voleva essere Silvio Berlusconi, chi voleva essere il re d'Inghilterra, tutti perché volevano il potere, la visibilità e il denaro, soprattutto che per Berlusconi ovvio che era anche un sinonimo sicuramente di potere, ma anche connesso al potere economico. Io penso che l'unico personaggio nel quale io mi sento Ulisse. Io mi sento simile a Ulisse, ma Ulisse nel senso di questa vita piena di perigli, che ne ho viste tante. E poi la voglia di scoprire, di viaggiare. Lì posso dire che io sono un vagabondo nel senso di esperienze. Io voglio scoprire, voglio vivere questo grande viaggio che è la vita, e cercando di fermarmi e capire chi sono. Io penso che sono anche tutti quei volti che ho incontrato, le lacrime che ho asciugato, la polvere dei libri che ho letto, sono il Vate Aulico, ma anche il poeta da taverna, sono principe e pirata, sono un gran cafone, però posso anche essere, cercare di essere un galantuomo. Non c'è a volte io sono, penso, il riflesso di quello che il mondo mi dà. Se una persona con me è gentile, io sono gentile. Se una persona con me è sgarbata, io sono 3 volte sgarbato. Purtroppo dice, ma non dovrebbe essere così, porgi l'altra guancia. Io la porgo, però a modo mio. Ho imparato mai dire mai in tutto,
mai pensare quella cosa non la farò, non indosserò quella cosa, non ascolterò quella musica, quel cibo non lo mangerò. Penso di aver vissuto una prima vita in modo egocentrico, ma non perché avevo piacere di stare al centro dell'attenzione, anzi un po' mi dava pure fastidio, ma la vita mi ha portato a essere oggetto di attenzione per i ruoli che nel corso della mia breve vita ho avuto, ruoli pubblici, ruoli, ho amministrato con degli enti di diritto pubblico diverse migliaia di euro, io penso anche un po' di milioni di euro, penso, e non penso perché purtroppo sono rimasto pulito, indenne, senza avvisi di garanzia, ho sempre cercato di essere onesto e non mi sono mai arricchito. Mentre prima ero un po' il frontman di certe situazioni, perciò dovevo essere sempre impeccabile, con la cravatta, ero sempre investito, ero anche quella cravatta. Al centro avevo io, il mio io e non Dio. Poi questa presenza, io lo definisco sempre un episodio strano. Quando avevo intorno ai 14 anni, io in estate stavo nella casa di campagna di mio padre e mi piaceva vedere il tramonto da un'altura e mi mettevo lì. E una volta, un po' non so per quale motivo, sentii un sibilo nel vento che sussurrava il mio nome. Ovviamente era la mia immaginazione, fervida, ma era la mia immaginazione. Io pensavo che fosse la voce del creatore, no? Che mi chiamava. Però non l'ho mai accettata, perché la mia vita aveva altri programmi. Ho fatto politica, sono stato fidanzato, ho fatto attività pubblica e come dicevo abbiamo fatto tanti progetti, abbiamo amministrato tanto denaro pubblico. Cose belle, non è che io facevo una vita cattiva o una vita bella, era sempre per gli altri, però non c'era la parte spirituale. E il cambiamento è quando Gesù dice seguimi, prendi la tua croce e seguimi. E la mia croce io l'ho presa e non sono solo le malattie o i problemi, la croce sono quello che ti trovi nel cammino, aiutare le persone, non girarti, perché quando a volte uno dice aiuta le persone, ami il prossimo, e come lo ami? Se ti chiede aiuto e ti giri, come lo ami? Che te ne vai in chiesa? E vabbè, quello è per te, il cibo per la tua anima, però se non aiuti gli altri, come fai ad aiutarli? Come fai a dirti cristiano se non sei omologato a Cristo? E io ho accettato quel sibilo nel vento che sussurrava il mio nome, l'ho accettato nel tempo, a chi ha preso la mia croce me la sono caricata, la mia croce sono tante persone che io aiuto, ma non croce che è un fastidio, è essere strumento. I problemi miei, familiari, di salute, le perdite, tutto ciò che la vita ci riserva, questa è la nostra croce. Non è che per a prendere la nostra croce noi ci dobbiamo fare crocifiggere. Molte persone vedono, sì, ma chi è che si può mettere a seguire Cristo in questa maniera? No, invece è alla portata di tutti, è un dovere di tutti, quello di seguirlo. Però per seguire bisogna stare al passo col suo passo, e per stare al passo ti devi liberare di tutte quelle cose del mondo che ti pesano, come le cravatte, come la vanagloria, come il tintinnio delle medaglie sul petto, come tutte quelle idiozie che alla fine ti appesantiscono ma non valgono niente. Questo è il cambiamento. Per me questo cambiamento è avvenuto ed è un cambiamento che mi ha ovviamente mutato. Ha mutato in quella connessione che non avevo. Predico molto poco, però cerco di dare esempio e soprattutto cerco di mettere in pratica, aiutare. Io con tanti volontari ho voluto sin dall'inizio aiutare le persone che avevano difficoltà economiche a dare loro il cibo, con delle convenzioni con degli enti che distribuiscono alimenti. Noi ci siamo messi in questa grande rete e in tanti posti distribuiamo cibo. Però poi alla fine c'è quella frase: dai un pesce a un uomo, lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e lo sfamerai tutta la vita. E per questo noi vogliamo insegnare loro a pescare. Abbiamo fatto con l'Ordine di San Giorgio, che non è il mio ordine religioso, ma è un ente del terzo settore che porta avanti certe nostre istanze, certi nostri impegni sociali. Abbiamo fatto la scuola dei mestieri per insegnare a quelle persone ad avere un sostentamento, che non è l'assistenzialismo. Perciò questo è il cambiamento per me. Nel vedere sparire, scomparire da questo mondo sensibile, dal mondo dei viventi, tante persone a me care, poi ho iniziato io
non potendomi dare delle risposte, a prescindere quelle così che ci diamo tutti un po' quasi catechizzati, ho cercato di scavare in profondità. E lì la situazione è cambiata. Io ho capito che lì quello è stato qualcosa che mi ha cambiato, perché ho capito che non avevo capito nulla. O quel poco era, non che oggi io sia il maestro di vita o che sia il sapiente, no, però ho degli strumenti in più per capire. Perché Fides et Ratio era il nome di un'enciclica. La fede deve andare al pari della ragione. Perché io dico, questo è un mio pensiero personale, la fede e la ragione, la scienza e la fede non sono due cose opposte, non è il bianco e il nero, sono due cose complementari. E io ho scritto qualche libro dove sottolineo l'armonia tra la fede e la scienza. Non è che sono il primo, l'ha fatto Zichichi, ma Zichichi quello è un luminare, io sono il signor nessuno, però un signor nessuno che, come tutti gli altri uomini che fanno parte di questa grande storia che è la vita, magari ho il mio modo di pensare. Il mio modo di pensare, affermo che fede e ragione sono una combinazione, non per forza devono essere antitetici come elementi. E il mio cambiamento è stato nello scoprire. Ho iniziato a togliere tutte quelle cose che mi coloravano gli occhi, il viso di questa ipocrisia del mondo, no? Tolto le cravatte, tolto le cose che rappresentavano la vanità. Mi hanno detto, tu stai cercando di diventare invisibile. Io li ho corretti, io non voglio diventare invisibile, io voglio diventare quasi come uno spettro, trasparente, affinché possa trasparire la luce di colui il quale ha piantato la propria tenda nel mio cuore. Morire e rinascere, perché nel mondo religioso i monaci veniamo tonsurati. La tonsura è il taglio dei capelli, simbolico. Quando sono stato tonsurato era morto Giuseppe Petix, che c'è sempre, attenzione, non è che... però era nato Leone. Leone, che non è il segno zodiacale, ma è il nome che ovviamente ognuno, c'è chi sceglie Atanasio, c'è chi sceglie Antonio, c'è chi, ovviamente ho parlato di Atanasio, di Antonio per i padri del deserto, Sant'Antonio Abate e tanti altri. C'è chi si sceglie Basilio, appunto Basilio di Cesarea di Cappadocia, che è il santo, ha il titolo di confessore e dottore della Chiesa. Confessore non perché confessava, ma perché ha confessato, a rischio, il suo essere cristiano in un periodo in cui venivano martirizzati. E questo santo ha ispirato con le sue regole morali il modo di vivere la vita, la fede e la giornata. Perciò quello che Giuseppe era un vivere banale, anche se in maniera particolare, e oggi è un vivere in maniera più spirituale. Però anche se non sono in movimento, scrivo al fine che un giorno, quando questo mio viaggio sarà finito, qualcuno potrà raccogliere i frutti di queste esperienze, che non devono essere per forza illuminanti, ma magari possono leggere quelli che sono magari dei consigli per evitare di cadere nella banalità e nella mediocrità, che è una patologia che colpisce in media tutta l'umanità. Il cambiamento mi ha aiutato ad apprezzare ogni momento della mia vita, anche momenti brutti, anche se quelli li voglio cancellare, ovvio. La vita è un dono, e nascere è un miracolo, il miracolo dei miracoli, no? E la vita dovrebbe essere vissuta così, un soffio sul pelo dell'acqua, perché non ne vale la pena arrabbiarsi, prendersela, litigare, fare guerre. Per me la guerra è una delle cose più stupide dell'uomo, dove l'uomo è il carnefice di se stesso, ma non degli altri, ma proprio di se stesso. Una parte del Vangelo di Luca 23:43, per chi vuole andare a leggere. Vi dico la scena, innanzitutto. La scena è che c'è il ladrone, difende Cristo dall'altro ladrone che cerca di schernirlo. Il cattivo ladrone dice: se tu sei Dio, lo dico così, salvati e salvaci.
toglici da questa croce. E lui dice, stai zitto, perché alla fine noi siamo ladroni, siamo colpevoli, ma lui è qua in maniera innocente, è qua in maniera ingiusta. Poi si gira verso Gesù e gli fa, Signore, ricordati di me quando andrai nel tuo regno. E Gesù gli risponde, in verità ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Io voglio essere, e io mi sento quel ladrone, io sono quel ladrone, e io voglio essere strumento che possa far riflettere gli altri ladroni che scherniscono Cristo a dire, noi ce lo meritiamo, che siamo ladroni, ma lui no. Perciò convertiamoci. E io non sono un convertito, io sono in cammino, sto imparando. La conversione non è mai completa, perché ogni giorno è una sfida, ogni giorno c'è una tentazione in più, ogni giorno ti dà il mondo l'incipit per fare guerra, ti dà quegli assist per andare in malora, mandare tutto in fumo tutto ciò per il quale lotti e per il quale soffri o fai sacrifici o progetti. Io mi sono legato a questa dimora, perché è stata la dimora negli ultimi 20 anni di mio padre, perciò mio padre negli ultimi suoi 20 anni di vita li ha trascorsi in queste mura, tra queste mura. E queste mura hanno nel suo impasto, dopo tutti i lavori che ha fatto e tutti i restauri, io penso che sono fatte di impasto, di acqua, di sabbia, di cemento, ma anche del suo sudore, perciò in parte è come se fosse mio padre questa casa.